avuto sempre l'aspirazione di diventare ufficiale degli alpini, anche per orgoglio di mio padre che era un alpino, e al momento di scegliere il reparto dove essere destinato ho preferito scegliere la divisione taurinense che si riferisse alle montagne del Piemonte, non dico disprezzando le montagne bresciane, ma pensando che alle montagne bresciane avrei sempre potuto arrivarci. Come assegnazione ho avuto il battaglione Exille, che era in zona di occupazione francese. Ho passato la mia più bella vita l'ho passata in Francia come occupazione dell'armistizio della guerra fatta contro la Francia, per cui fino alla fine del 1941 io in Francia facevo lo sci, avevo la tendente, mangiavo quel che volevo, è stata una vita militare piacevole. Dal 1942 invece c'è stato il trasferimento a Pinerolo e a Pinerolo c'è stata l'assegnazione, diciamo, del reparto definitivo, che avrebbe potuto essere anche il quinto e sesto, che è partito poi per la Russia. Io fortunatamente sono stato invece col terzo alpini destinato alla Jugoslavia, alla pacificazione della Jugoslavia. E lì è stata una brutta guerra perché uno che mi aveva fatto, diciamo, leggere le carte mi disse: tu andrai in guerra ma non in trincea. Io dicevo: questo qui è stupido perché la guerra la si fa sempre in trincea. Invece io ho passato fino al 1943, ho passato la guerra in Jugoslavia senza una trincea. Sono il tenente Giovanni Marco Franceschini, ufficiale degli Alpini della divisione taurinense, battaglione Exille, 31esima compagnia. Ho combattuto in Jugoslavia contro il disordine che c'era. La guerra in Jugoslavia era brutta sotto tanti aspetti, perché non si sapeva contro chi e contro che cosa. Ti poteva arrivare una fucilata da un momento all'altro, non sapevo se te la mandava Tito o se te la mandava un Ustascia o non so chi. Quindi una vita, diciamo, di guerra di poca soddisfazione. Naturalmente quando si interveniva anche con una mano pesante, cosa che poi dispiace, e adesso, con i tempi che corrono, possiamo capire che cosa sono le guerriglie e le guerre fra una popolazione e l'altra, e adesso lo stiamo vivendo con tutto il peggioramento delle armi che ci sono, delle possibilità di creare del male, cosa che in definitiva noi in Jugoslavia siamo stati sì in zona di occupazione, ma eravamo sempre dei bravi italiani, e quando potevamo un aiuto in ospedale o un aiuto anche economico di viveri lo davamo volentieri. Per dire, arrivato a Mostar c'erano 5 metri di neve e mi hanno comandato di andare a prelevare un reparto che era rimasto bloccato in mezzo alla neve,
a Nevesigne, che era a parecchio strada di marcia. A Nevesigne era rimasto un reparto bloccato di fanteria e non aveva più da vivere né loro né la popolazione. Quindi siamo andati a liberarli, però è una tragedia portare via una popolazione con i bambini, con tutto quel che c'è, e in mezzo alla neve, noi alpini davanti a fare la pista e la popolazione a seguire. D'altra parte non potevamo neanche andare a prendere noi i bambini in braccio, perché se ci fosse stato un attacco dovevamo essere pronti a difendere la colonna. Questa è una delle tragedie. Pensando all'Ucraina, vuole avere una certa indipendenza. No, abbiamo la Russia che deve sterminarla, deve eliminarla. All'8 settembre il mio reparto era in Montenegro. Naturalmente sotto le tende gli alpini avevano, chiamiamolo così, la radionaia dei vari radiotelegrafisti, i quali hanno percepito l'armistizio. E naturalmente c'è stato un momento di euforia. C'è stato chi ha detto: che bello, finisce la guerra e andiamo a casa. Invece il colonnello Farinazzi li richiamò dicendo: guardate che non è così e si metterà male. Difatti, quando siamo stati al 10 settembre circa, 10-12 settembre, il mio battaglione è stato chiamato alle bocche di Cattaro dal generale della divisione Emilia per liberare le bocche di Cattaro e poter uscire, far uscire la nave ospedale che era bloccata in porto, e senza, diciamo, che ci fosse il lasciapassare del forte che stupidamente avevano lasciato occupare da una batteria tedesca. Per cui abbiamo combattuto. Faccio un passo indietro. Il generale Buttà, che è una brutta figura di generale, mandò un battaglione di fanteria all'attacco del forte, dicendo: li troverete mezzi addormentati i tedeschi, quindi occupate il forte, che dopo noi possiamo almeno liberamente uscire. Figurarsi se i tedeschi dormono. Hanno tirato fuori le mitragliette e il povero battaglione di fanteria è stato disfatto. Allora il generale ha avuto la buona idea di mandare a chiamare il battaglione Sille. Quando siamo arrivati noi, al colonnello Farinazzi ha detto: c'è da andare a occupare il forte di Covila, dove ci sono dentro 2 batterie di tedeschi. Ma voi ripetete le geste della Grande Guerra, sarà facile occuparlo. Siccome invece non eravamo stupidi, abbiamo circondato il forte e abbiamo cominciato a fare un'operazione di intimidazione, cosa che i tedeschi non hanno accettato. Quelli dalle feritoie sparavano, per cui eravamo tutti al coperto e non avevamo nessun pericolo dai tedeschi. Però io avevo le mitragliatrici e ogni tanto facevo la mia raffica. Farinazzi chiede l'appoggio l'artiglieria spara ma non gli fa niente, e così andiamo avanti un po' tutta la giornata.